Benvenuti a Monterosola, siamo nel comune di Volterra a circa 430 metri sul livello del mare, vicino alla provincia di Siena. Il confine col comune di San Gimignano è dietro le mie spalle, a meno di 1 chilometro. L'azienda è un corpo solo, 125 ettari, tutti qui intorno a noi. Abbiamo 23 ettari e mezzo vitati, 6-7 ettari di olivi, circa 28 ettari di bosco e anche una buona parte di seminativo. Per quanto riguarda la viticoltura, abbiamo sia uve a bacca bianca che uve a bacca rossa. Per i bianchi abbiamo Vermentino, Grechetto, Manzoni e Viognier. Per i rossi invece abbiamo Sangiovese, Merlot, Cabernet e Syrah. La scelta è un po' strana, se vogliamo. A Volterra si faceva il vino 3000 anni fa, però poi nel XX secolo nessuno si è posto l'obiettivo di fare qualcosa in più del vino per il consumo familiare. La prima realtà a cercare di fare questo è stata Monterosola, e quindi quando c'è stata la necessità di reimpiantare il vigneto, perché qua fino al 1956 si faceva vino, è stato deciso di stare con un piede nella tradizione, ed ecco il motivo del Sangiovese, e con un piede nel vediamo che cosa succede se si coltiva varietà più particolari, diciamo, più internazionali. Questo per quanto riguarda le uve rosse, perché Monterosola nasce nel 99 con soltanto uve rosse. Per le uve bianche invece le vigne sono alle mie spalle, rivolte a nord. La scelta invece è stata proprio una scommessa, a parte il Vermentino, ma per il Grechetto, Manzoni e Viognier è stata una vera e propria scommessa, perché volevamo cercare di ottenere un vino bianco che uscisse un po' dall'idea del vino bianco della nostra regione toscana. Quindi un vino molto particolare e che oltretutto avesse delle capacità da invecchiamento. Le vigne sono condotte secondo il principio dell'agricoltura biologica, facciamo tutto a mano, il trattore si usa per tagliare l'erba, lavorare il suolo, e poi il resto è fatto tutto a mano, dalla potatura secca che si inizia a gennaio alla gestione del verde, fino se necessario al diradamento dei grappoli, perché comunque sia ogni anno cerchiamo di massimizzare la qualità dell'anno stesso, e fino ad arrivare alla vendemmia. All'Università di Pisa abbiamo partecipato, abbiamo portato il gruppo operativo che trattava della gestione delle infestanti nel vigneto. Una delle aziende diciamo, pilota era all'interno del gruppo operativo Ioconcip, che era proprio l'azienda agricola Monterosola, dove è stata provata la gestione del sottofila del vigneto con inerbimento permanente tramite l'utilizzo di un trifoglio sotterraneo autoreseminante. Siamo in una vigna di Sangiovese piantata nel 2015. Il motivo per cui abbiamo fatto questa sperimentazione è il fatto di ridurre il costo di gestione del sottofila e possibilmente magari anche ottenere altri benefici. Il primo beneficio che forse vi viene in mente è quello di riuscire con questa tecnica a mantenere il suolo coperto nel periodo peggiore, soprattutto se si pensa alle famose bombe d'acqua. Perché questo? Perché il trifoglio sotterraneo varietà Antas che abbiamo seminato e di cui ora vedete il volume, la biomassa morta, nasce a fine settembre, primi giorni di ottobre, e mantiene il suolo bello coperto durante tutto l'inverno. Tutto l'inverno fino a fine giugno, primi di luglio, quando muore e quindi non entra in competizione con la vite per il fabbisogno idrico. Questo ci aiuta in cosa? Quindi il suolo si mantiene coperto durante l'inverno, ma il suolo si mantiene coperto anche durante la primavera, che è il periodo in cui si ha la nuova vegetazione della vite, quindi evita che dobbiamo lavorare il suolo per tenere sotto controllo le erbe infestanti, fa sì che non ci siano polloni da parte della vite. Quindi da questo punto di vista una riduzione dei costi di gestione notevole. Per di più è una leguminosa, quindi fissa anche l'azoto nel terreno, c'è anche questo beneficio.
Io l'unico limite che ho trovato, devo essere sincero, è quello di una meccanizzazione della semina. Quello che vedete qua, ahimè, è stato fatto tutto a mano. Che cosa significa è stato fatto a mano? Significa che è stato prima zappato a mano e dopo seminato a mano. E oltretutto, secondo la letteratura dell'università, è stato anche seminato in momenti sbagliati, perché secondo le loro indicazioni doveva essere lavorato e seminato a fine settembre, primi di ottobre, e noi invece, quando siamo riusciti a farlo presto, abbiamo seminato a fine novembre. Quindi voi vedete un trifoglio sotterraneo varietà Antas seminato a mano nel momento sbagliato, perché secondo le indicazioni del CRPV e dell'università io a ottobre 2022 le prime 6 file l'avrei dovute riseminare, cioè dove c'era il trifoglio ci avrei dovuto riseminarle ancora trifoglio. Noi non l'abbiamo fatto, a febbraio-marzo loro sono testimoni, hanno le fotografie, chiedetele a loro, era più bello quello di questo qua giù. L'ultima cosa che vi volevo dire da un punto di vista come aspetto positivo, il fatto che crea una trama così fitta, veniva fatta veramente fatica, enorme fatica a cercare di strappare il trifoglio dalla biomassa verde. Ecco, perché crea proprio un cuscino fitto, fittissimo, che non fa nascere altre cose.